Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazze, per il video di oggi ho deciso di parlare di un argomento che in realtà mi viene richiesto veramente spessissimo. Prima di tutto, intanto vi dico che questo tipo di tematica riguardo appunto a come ottenere capelli lunghissimi, ho deciso di svilupparla a step, quindi vedrete dei video che sono inerenti a questa tematica, perché in realtà mi sono accorta che ci sono veramente troppe cose di cui parlare in un solo video, e siccome già sono logorroica e non voglio assolutamente annoiarvi, anzi voglio mantenere il focus della vostra attenzione sul video, ho deciso di svilupparlo a puntate, quindi restate sintonizzati, così in questo modo riuscirete a seguire il filo del discorso. La domanda che mi manda più in crisi, e che in realtà è quella che ovviamente una persona è portata a fare quando vede i miei capelli, è: Marta, quanto tempo ci hai messo per arrivare a questa lunghezza? Allora, io vi ricordo che ho una lunghezza di 128 cm e un girocoda di 13 cm. Allora, questa è una domanda che mi manda tipo in blocco motore, perché io in realtà ho sempre avuto i capelli lunghi, non ho mai avuto i capelli a caschietto o all'altezza del seno, ho sempre portato i capelli al fondo schiena in realtà, quindi in realtà non lo so quanto tempo ci ho messo. Se devo darvi una data, posso dirvi che a metà del 2018 ho deciso di lasciarli crescere, ecco, mettiamola in questo modo, ma in realtà non so quanto ci ho messo, perché ovviamente io i capelli li taglio, anche se ci sono capellone che non tagliano mai i capelli. Se non li avessi mai spuntati o tagliati in questi anni, penso che li avrei ai talloni. La domanda in realtà più adatta che mi potreste fare è: cosa hai fatto affinché questa lunghezza si potesse configurare, cioè quali sono i metodi che hai attuato, cosa hai fatto per permettere al capello di crescere così tanto. Se non sapevo rispondervi riguardo al tempo che ci ho messo per farli crescere, posso rispondervi riguardo tutte quelle cose che ho scelto di fare e ho scelto di non fare affinché i miei capelli potessero crescere in modo indisturbato, perché io sono arrivata ad un punto in cui ho dei capelli molto lunghi e io non faccio niente, ormai faccio lo stretto indispensabile e loro crescono tranquillamente senza che io mi devo sbattere in giro e fare sforzi. Allora, la prima cosa che dovete fare è quello di accettarsi. Ragazze, dovete accettare i vostri capelli così come sono. Se li piastrate perché siete ricce e vi fanno cacare, se li arricciate con il ferro arricciacapelli perché siete lisce spaghetto e vi fanno cacare pure così, vi assicuro che è molto più facile e semplice fare un percorso di accettazione del capello, anche perché voi non è che potete metterli sempre in piega i vostri capelli, ecco, ci saranno dei momenti in cui dovrete tenerveli così come sono, quindi non si scappa. Allora, la prima cosa da fare è accettarli. Io lo dirò sempre, la prima cosa che ho fatto è stato prendere atto di come sono i miei capelli, accettarli così per come sono e smettere di volerli cambiare. Una volta che avrete accettato i vostri capelli così come sono, osservateli e capite come attualmente si presentano, quindi qual è l'aspetto dei vostri capelli, se sono mossi, se sono ricci, se sono lisci, se sono danneggiati, se sono decolorati, se sono mesciati, se sono secchi, se sono crespi, se sono aridi, se sono morbidi, se sono setosi, se sono ruvidi. Insomma, fate una sorta di inquadramento della situazione, cercate di capire qual è il loro aspetto e qual è la loro situazione attuale. In questo frangente io vi consiglio di prendere un foglio dove da una parte scriverete la situazione attuale dei vostri capelli e dall'altra parte scrivete come vorreste che fossero. Quindi scrivete ad esempio: sono danneggiati, sono secchi, sono decolorati e tutto il resto appresso, e dall'altra parte scrivete come li vorreste, quindi se li vorreste più lunghi, se ne vorreste di più, quindi se vorreste incrementare la massa, oppure se li vorreste di un altro colore piuttosto che di un altro ancora. Ecco, ovviamente fate questo lavoro perché a me all'inizio è servito veramente tantissimo, proprio perché vi permetterà di prendere coscienza della situazione che avete e della situazione
situazione che vorreste raggiungere in termini realistici e in termini sani, in termini possibili e in termini non dannosi, ovviamente, perché quello che vi permetterà poi di avere dei capelli lunghissimi sarà tutta una serie di cose che sceglierete di fare. Una volta che avrete fatto questa sorta di lista, dovete chiedervi: ok, io ho questa situazione attuale, cos'è che sbaglio? Dove ho sbagliato? Che cos'è che faccio che può danneggiare i miei capelli? Ecco, ponetevi questa domanda: cosa faccio di sbagliato per essere arrivata a questo punto? Cioè, se non allungano, se io non li vedo allungare, che è il focus di questo video, avere capelli lunghissimi, non allungano perché non crescono dalla radice, quindi c'è un problema di crescita effettiva del capello, quindi nascita di un nuovo capello e allungamento del capello già presente, solito, oppure è un fatto che sono secchi, sono deteriorati, danneggiati e quindi loro crescono ma si spezzano in punta, perché nel momento in cui sono secchi i capelli praticamente cominciano a perdere la capacità di assorbire acqua. Questo va a seccarli, quindi li va a rendere stopposi, pagliosi, secchi e quindi li rende più facili allo spezzarsi, quindi ovviamente anche se loro cresceranno da qui non allungheranno e voi non vedrete il range di crescita che invece i vostri capelli continuano ad avere, però ad un certo punto si fermano perché sono così secchi e così deteriorati, la struttura è così intaccata e così alterata che non allungano, quindi dovrete preservare la struttura e anche la capacità di assorbimento dell'acqua che hanno i capelli. La struttura e ovviamente anche la capacità di assorbire l'acqua, che è quella che fa spezzare il capello, perché voi dovete pensare il capello come un filo che ogni volta che viene intaccato da agenti esterni, da prodotti con siliconi, da mezzi di calore, da decolorazioni, da trattamenti che vanno a privare la melanina del capello e quindi vanno a togliere proteina, vanno a togliere mattoncini a questo muro, la vostra struttura si va a deteriorare. Il capello non può rimanere integro se ovviamente gli mancano dei mattoni, è come un muro che ha dei buchi. A un certo punto, appena di volta in volta voi andate a picconare quel muro, a un certo punto quel muro casca. È la stessa cosa che succede ai vostri capelli, quindi chiedetevi se fate decolorazioni, se abusate dei mezzi di calore, se abusate del phon. Io ad esempio uso il phon attualmente, io non ho mai smesso di usare il phon, ma ho cambiato il modo di utilizzarlo e questo è molto importante, perché non è che dovete fare un percorso di tolgo questo, tolgo questo, tolgo questo, voi dovete togliere quello che di per sé danneggia e cambiare il modo di utilizzare gli strumenti che di per sé non sono nocivi, ma è nocivo l'uso che si sceglie di fare di certe cose. La piastra di per sé è un mezzo nocivo perché è caratterizzato da temperature così elevate, difficilmente modulabili, che ovviamente è uno strumento che dovreste evitare, ma perché non può essere utilizzato in un modo sano. Il phon invece è un mezzo che è utile e che può essere utilizzato in modo sano, perché se voi lo mettete ad una temperatura molto morbida, tiepida, vi assicuro che non intaccherà assolutamente in modo negativo il vostro capello, anzi servirà perfettamente allo scopo di asciugare i vostri capelli. Quindi chiedetevi che cosa fate effettivamente, chiedetevi dove state sbagliando, perché il vostro capello è lo specchio di quello che fate. Se voi fate delle cose corrette, loro staranno bene; se voi fate delle cose sbagliate, loro vi faranno vedere tutto quello che fate su loro stessi. Contate che la struttura del capello non può essere in alcun modo recuperata. Una volta che il capello è destrutturato non lo potete riparare in nessun modo, quindi se voi vedete che ci sono doppie punte, sono eccessivamente secchi, ci sono dei pallini bianchi, l'unica cosa che potete fare è tagliare i vostri capelli, quindi accettate il fatto di dover eliminare la parte rovinata, anche perché il danno ovviamente può salire e una volta che sale, al posto di tagliare 2-3 cm ne dovrete tagliare 10 e non penso che questo sia il vostro obiettivo. Quindi fate piuttosto dei piccoli tagli, fate dei tagli di qualche centimetro una volta ogni tanto e in questo modo, in modo anche piuttosto non drammatico, andate ad eliminare quelle parti
che invece non vanno bene e che non possono essere curate, diciamo così. Poi, se volete iniziare a far crescere i vostri capelli, punto 1, eliminate quello che è dannoso per voi, e punto 2, rimodulate l'utilizzo che fate di alcune cose. Ovviamente dovete eliminare decolorazioni, stiariture, tinte chimiche, abuso di piastra, ricciacapelli e quant'altro. Ovviamente queste andranno abbattute proprio, cioè per te Miss Italia finisce qui, mentre dovete rimodulare invece l'utilizzo di altre cose. Prima di tutto vi consiglio di togliere o almeno iniziare a limitare l'utilizzo di siliconi. Vi rilascio a questo video in alto dove vi parlavo di cosa sono i siliconi, cosa fanno e perché dovreste farne a meno, così avete anche il quadro completo riguardo alla situazione. Poi, in secondo luogo, armatevi di gel naturali. Mi rendo conto che la prima cosa che fanno le persone che vogliono curare i propri capelli, perché di questo si tratta, per averli lunghi bisogna curarli, c'è poco da fare, è quello di armarsi di oli. No ragazze, l'olio senza gel non andate da nessuna parte, prima ci deve essere il gel, perché se prima non metti acqua non puoi sigillare. Prima dovete apportare acqua al capello e poi soltanto dopo andrete a sigillare quello che è stato inserito all'interno del capello stesso. Il gel è una sostanza che fornisce acqua ai vostri capelli nel momento in cui loro ne hanno bisogno, quindi quando sono secchi, quando sono appunto inariditi, assetati, fate impacchi con i gel e subito dopo introducete gli oli, ma soltanto in un secondo momento. Ovviamente potete avvalervi di qualsiasi tipo di gel che desiderate, il gel d'aloe, gel di fieno greco, gel di semi di meti, gel di polvere di meti, gel di semi di lino, qualsiasi, ecco, quello è a vostra discrezione, l'importante è che utilizzate una sostanza idratante. Dopo questo, ovviamente, fate sempre un risciacquo acido perché aiuterà a chiudere le vostre cuticole e poi fate sempre un leave-in oleoso che andrà appunto a sigillare l'acqua che avete inserito all'interno. Quindi come base, innanzitutto, io vi consiglio di eliminare i siliconi, limitare quanto più possibile i mezzi di calore, utilizzarli solo per scopi di asciugatura e non per altro, e poi vi consiglio di fare impacchi idratanti con i gel, di fare il risciacquo acido e di fare leave-in oleosi, e poi con il tempo vi consiglio di introdurre degli impacchi fatti con gli oli prima di fare lo shampoo. Ovviamente questi argomenti saranno piano piano affrontati nel corso della vita del canale, perché comunque a livello pratico poi ci sono sempre un po' di incertezze, quindi non vi preoccupate. Anzi, vi dico, se vi sentite confusi, sentitevi liberi di chiedermi delle spiegazioni sotto questo video. Allora, questo è il primo passo che bisogna fare per ottenere dei capelli molto lunghi. Il capello lungo lo ottenete curandolo, secondo la mia esperienza, con cose più naturali possibili, perché sono quelle che vanno ad intaccare quasi ad impatto zero la struttura e la capacità di assorbimento dei nutrienti e dell'acqua che naturalmente il nostro capello ha, e quindi lo lascia intatto, non lo va assolutamente ad alterare. Cosa che invece fanno tutti i prodotti siliconici oppure i mezzi di calore o le tinture sintetiche. Però notate bene, dipende dal vostro capello, perché ci sono delle cose che vanno bene per i capelli ricci e cose che vanno bene per i capelli lisci. La mia routine, che è una routine per capelli mossi, lisci, non si capisce tanto bene perché sono mossa, quindi prendo un po' da una parte un po' dall'altra, non potrà farla una ragazza con i capelli ricci perché hanno bisogno di altre sostanze, però tendenzialmente il capello cresce se viene mantenuto, e i trattamenti naturali sono quei trattamenti che lo mantengono perché non vanno assolutamente ad intaccarlo. Poi ovviamente le routine possono essere adattate al tipo di capello che abbiamo, però di solito funziona così.
A questo punto avrete le basi per capire come far crescere i vostri capelli lunghissimi. Ovviamente nelle prossime puntate di come ottenere dei capelli lunghissimi affronteremo altre tematiche sempre inerenti a questo macro tema dei capelli lunghissimi. Spero di avervi intrattenuto e spero di essere stata chiara. Ovviamente se ci sono delle perplessità potete lasciare un commentino sotto, io sarò molto felice di rispondervi. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.